Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa maglia all'insegna del riciclo. Non ho voluto usare il solito granny, ho voluto usare la tecnica dei due rettangoli messi in verticale, cioè in altezza, però direi che il risultato, per essere una maglia del riciclo, appaga davvero tanto. Per quel che riguarda misure e il materiale utilizzato vi mando a fine video. Adesso, prima di lasciarvi al materiale occorrente al tutorial, voglio mostrarvi un pochino come ho lavorato. Ho semplicemente preso la misura partendo dalla vita, salendo, facendo girare intorno alla spalla e scendendo sul davanti fino alla parte corrispondente opposta, e ne ho ricavato una misura di 85 cm. Dopodiché sono dovuta andare a calcolare la larghezza e ho preso in considerazione la misura del seno. Io di solito sono sui 96 di giroseno, ma uso 100, che ho diviso per 4, uguale 25. Siccome volevo una cosa morbida ed arricciata, ho aggiunto 3 cm, uguale 28. Quindi sono andata a realizzare due pannelli da 85 per 28. Ho ricavato due rettangoli da un pezzetto di carta, quindi una volta realizzati due rettangoli li ho piegati a metà e li ho uniti. Ovviamente la carta non è morbida come il nostro lavoro, comunque li ho uniti fino a una certa altezza davanti e la scollatura un po' meno profonda dietro. Sono stata su un pochino. Dopodiché, una volta uniti insieme, facciamo finta che qui è tutto attaccato, ho chiuso i fianchi. Una volta chiusi i fianchi sono andata a realizzare la parte sotto facendo delle diminuzioni e un bordo di punti alti a rilievo davanti e dietro per conferire l'elasticità del bordo. Spero di essere stata chiara e vi lascio al resto del tutorial. Buon lavoro! Per questo progetto, visto che è un progetto di riciclo, sono andata a recuperare questo filato che ho avanzato da un progetto pubblicato in precedenza, che è un cotone mercerizzato sfumato. Mi sono ritrovata del cotone fiocco di un progetto che avevo fatto e non mi è piaciuto, quindi l'ho disfatto, vado a recuperare anche quello, e questo filato stellina, che comunque è sempre un cotone mercerizzato, che ho comprato perché mi piaceva il colore, quindi andrò a mischiarli tutti insieme. Voi ovviamente non siete obbligati a fare il mix di colori, a usarne 3, potete usare un filo sfumato, potete realizzarlo con un colore solo, potete realizzarlo con solo 2, date sfogo alla vostra fantasia. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto, andrò a usare il 3,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana, delle forbici e dei marcapunti. Per prima cosa dovremo realizzare due pannelli identici. Questo vi dico che misura 85 cm per 29. Andrò a realizzarne uno uguale e vediamo insieme come. Innanzitutto inizierò dal filato panna, perché questo l'ho iniziato con il filato panna. Per ottenere i miei 85 cm con questo filato, l'uncinetto 3,5 e la mia mano, andrò a montare 197 catenelle. Il multiplo che dobbiamo tenere in considerazione è quello di 4 più 1, quindi vado a realizzare le mie 196 catenelle. Montate le mie 197 catenelle, vado a farne una aggiuntiva per tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso, entro nella postina più esterna rispetto all'uncinetto e faccio un altro punto basso. Questo sarà in sostituzione del mio primo punto alto, però come dico sempre voi potete iniziare nella maniera in cui vi trovate meglio, quindi con le 3 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, eccetera. Dopodiché vado a realizzare altri 3 punti alti su 3 catenelle, quindi avremo un totale di 4 punti alti su 4 catenelle. Questo è il nostro inizio. Dopodiché andremo a fare una serie di gruppi formati da una catenella, salto una catenella di base, entro
Nella catenella successiva vado a fare un punto alto, entro in quella dopo, vado a fare un punto alto, entro in quella dopo ancora, vado a fare un punto alto per un totale di 3 punti alti su 3 catenelle. Catenella di separazione, ne salto una di base, entro nella successiva, vado a fare un punto alto, entro in quella dopo, faccio un punto alto, in quella dopo ancora faccio il terzo e ultimo punto alto per questo gruppo. Catenella di separazione, prendo il filo, ne salto una di base, entro in quella dopo, punto alto, nella successiva punto alto e in quella dopo ancora un punto alto per un totale di 3 punti alti su 3 catenelle e andremo a lavorare tutte le catenelle in questa maniera. Quindi una catenella di separazione, ne salto una di base, 3 punti alti, ognuno su una catenella, via via finché arriviamo alla fine. Sono arrivata a fine riga. Se vi ricordate, abbiamo iniziato con 4 punti alti il primo gruppo, l'ultimo gruppo sarà di 4 punti alti. Dopodiché, se voi userete lo stesso filo, andrete a girare il lavoro. Se invece cambierete il filo come me, faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Vado a prendere il filato stellina, quello color corallo, e entro nel primo punto che ho realizzato nella prima riga. Praticamente il dritto dei punti alti lo tengo verso di me. Non c'è un vero e proprio motivo per cui non giro il lavoro, semplicemente perché l'altro pannello l'ho realizzato così e quindi questo lo devo fare uguale. Quindi entro nel primo punto utile, faccio un punto basso, dopodiché vado a fare 5 catenelle. Entro nello spazio creato dalla catenella e faccio un punto basso. Questa riga sarà formata di soli archetti di 5 catenelle e punti bassi. Faccio 5 catenelle, entro nello spazio creato dalla catenella con un punto basso, 5 catenelle, entro nell'archettino formato dalla catenella dopo i 3 punti alti con un punto basso, 5 catenelle, entro nello spazio, faccio un punto basso, 5 catenelle, entro nello spazio successivo, faccio un altro punto basso. Vado a lavorare tutta la riga in questa maniera, ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho realizzato l'ultimo archetto di 5 catenelle, ora vado a chiudermi con un punto basso nell'ultimo punto disponibile e abbiamo terminato la riga numero 2. Ora iniziamo la riga numero 3 in questa maniera, sempre con lo stesso filo, nel mio caso. Vado a fare punto basso su punto basso che andrà in sostituzione al mio primo punto alto, una catenella di separazione, entro nell'archetto e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto che viene dopo e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto e faccio un punto basso. Praticamente la riga la svolgeremo tutta in questa maniera, 3 catenelle e un punto basso nell'archetto della riga sottostante. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho realizzato l'ultimo punto basso nell'archetto, adesso vado a fare una catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'ultimo punto utile e vado a fare un punto alto. Anche qui lo stesso discorso, se usate lo stesso filo girate il lavoro e continuate, mentre io andrò a fare una catenella di sicurezza e tiro il filo. Giro anch'io il lavoro perché voglio tutti i punti alti dallo stesso senso, cioè tutti dal dritto. Vado a prendere il filato sfumato, faccio il mio nodino iniziale, entro nel primo punto disponibile, vado a fare punto basso
su, punto basso, entro nell'archetto formato da una catenella che ho subito dopo e faccio un punto alto, catenella, entro nell'archetto successivo e vado a fare 3 punti alti. La sequenza di questo giro sarà tutta così: una catenella e 3 punti alti nell'archetto, una catenella di separazione, 3 punti alti nell'archetto, una catenella, 3 punti alti nell'archetto, una catenella, 3 punti alti nell'archetto. Vado a terminare la riga con questa sequenza. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata a fine riga, faccio la mia catenella di separazione, finiamo come abbiamo iniziato. Entro nell'ultimo archetto utile, faccio un punto alto, prendo il filo, entro nell'ultimo punto disponibile e vado a fare un punto alto. E vale sempre il discorso di prima. Se utilizzerete lo stesso filo, girerete il lavoro. Se invece andrete a cambiarlo come me, nodino in sicurezza, taglio il filo, sposto il lavoro in modo da avere l'archetto di 5 catenelle sempre nella stessa direzione, vado a prendere il mio filo color corallo, faccio il mio nodino, entro nel primo punto che ho a disposizione, vado a fare punto basso su punto basso. A proposito, questa è la riga numero 5, questa con i punti alti era la riga numero 4, quella che inizia con 2 punti alti, finisce con 2 punti alti, è la riga numero 4. Vado a fare 2 catenelle di separazione, entro nello spazio formato da una catenella e faccio un punto basso e vado a fare la sequenza di 5 catenelle e un punto basso, quindi vado a fare il mio archetto di 5 catenelle, entro tra i gruppi di 3 punti alti, faccio un punto basso, faccio di nuovo l'archetto di 5 catenelle, entro tra i gruppi di punto alto, faccio il punto basso e via via finché arriveremo a fine riga. Sono arrivata in prossimità della fine riga, ho fatto il mio archetto di 5 catenelle, vado a chiudermi con un punto basso nell'ultimo spazio utile, dopodiché vado a terminare la riga con 2 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo punto disponibile e faccio un punto alto. Siccome la riga successiva la farò con lo stesso colore, quindi tutte le righe di catenella le farò con lo stesso colore, giro il lavoro, entro nel punto alto successivo, vado a fare un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle e vado a fare un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto che viene dopo e vado a fare un punto basso e andremo a lavorare tutta la riga così: 3 catenelle e un punto basso nell'archetto della riga sottostante. Questa è la riga numero 6. Sono arrivata a fine riga, vado a fare le mie 3 catenelle e mi chiudo con un punto basso nell'ultimo punto disponibile. Taglio il filo, ovviamente per voi vale, per chi sta usando lo stesso filo vale solo girare il lavoro, in questo caso giro anch'io il lavoro, vado a prendere il cotone panna, entro nel primo punto disponibile e questa è la ripetizione della riga numero 1 praticamente. Vado a fare punto basso su punto basso che saranno il mio primo punto alto sul primo punto che abbiamo a disposizione. Dopodiché entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e vado a fare altri 3 punti alti.
catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare altri 3 punti alti. Vedete? Il bianco si ripete, quindi qui nella riga numero 1 abbiamo iniziato con 4 punti alti e nella riga numero 7 iniziamo con 4 punti alti, dopodiché catenella, catenella, gruppo di 3 punti alti, 3 punti alti, catenella di separazione, salto il punto basso e vado a fare 3 punti alti e andrò a lavorare questa riga così. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono andata a lavorare il penultimo gruppo, ora vado a terminare la riga, entro nell'ultimo archetto, vado a fare i miei 3 punti alti più l'ultimo punto nell'ultimo punto che abbiamo a disposizione della riga sottostante. Stesso discorso, se voi avete lo stesso filo girate il lavoro, mentre io taglio il filo mi sposto all'inizio, vado a prendere il filato color corallo, quello che ho usato per le righe di catenelle, e tutto riparte dalla riga numero 2, quindi entro nel primo punto disponibile, vado a fare un punto basso, 5 catenelle, entro nello spazio, vado a fare un punto basso, 5 catenelle e vado avanti con la lavorazione in questa maniera. Praticamente riprendiamo il tutorial della riga numero 2 e ripetiamo le sequenze. Se non riuscite a memorizzarla subito, tornate indietro alla riga numero 2 e rifate partire il video finché non avete memorizzato la sequenza. Ci vediamo quando ho raggiunto la larghezza dell'altro pannello. Ho terminato anche l'altro pannello e ho già sistemato i fili, però in questa maniera. Sono andata a nascondere soltanto i fili più scuri, perché questi più chiari li ingloberemo nel giro che faremo nel bordo. Quindi ho fatto in questa maniera, ho lasciato gli ultimi 2 così almeno vi mostro come ho fatto. Vado a inserirmi nel punto basso, dopodiché vado a fare un po' di slalom nelle catenelle e lo porto fuori, dopodiché torno a fare un po' di slalom nelle catenelle, qui ho il punto basso e poi inserisco il filo nel gruppo di 3 punti alti. Vado ad infilarlo di nuovo. Quando avete il filo corto, prima fate i punti con l'ago, dopodiché inserite il filo, così almeno non vi si sfilerà più volte. E lo faccio per l'ultima volta, passo attraverso i 3 punti alti, vado a tagliare il filo in eccesso. L'altro invece è più semplice perché ne abbiamo uno col punto basso dove dovremo assecondare le catenelle, l'altro invece inizia subito con i punti alti. Infilo subito l'ago perché il filo è abbastanza lungo e faccio semplicemente passare attraverso i punti. Qui ho il punto basso, passo in mezzo anche a quello e il gioco è fatto. Una volta nascoste le codine, prendiamo i nostri pannelli con le catenelle verso l'interno e il diritto sopra. Perché le catenelle verso l'interno? Perché all'interno abbiamo il collo e dove c'è la catenella tenderà ad allungarsi di meno. E vado a misurare. Sul davanti sarò un pochino più lunga, ho calcolato circa 23 centimetri
Dopodiché appoggio l'altro pannello, porto vicino i moduli e vado a fissare il marcapunti dall'altra parte. Per quel che riguarda il dietro invece sarò un pochino più alta, sarò intorno ai 26 centimetri partendo dalla vita in su. Vado a fissare il marcapunti nella catenella più vicina alla misura che ho deciso. Adesso vi dico esattamente quanto ho lasciato all'interno. All'interno ho lasciato esattamente 36 centimetri, cioè che sarà la parte della nostra scollatura che avremo un pochino più pronunciata sul davanti e un pochino più chiusa sul dietro. Ora andremo ad unire i due rettangoli. Tenendoli così, vado a prendere l'uncinetto e il filo corallo, faccio il mio nodino iniziale, entro nel punto numero 1 del pannello che ho qui davanti e faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, vado a prendere l'altro pannello, entro sempre nel punto numero 1 e vado a fare un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto del pannello che ho subito qui davanti, faccio un punto basso, 2 catenelle e vado nell'archetto corrispondente dell'altro pannello, entro e faccio un punto basso, 2 catenelle, mi sposto davanti, entro e faccio il punto basso, 2 catenelle, mi sposto dietro nel corrispondente e faccio un punto basso, 2 catenelle, entro davanti con un punto basso, di nuovo 2 catenelle, entro nel corrispondente dell'altro pannello con un punto basso e andremo a formare questo zigzag che va a richiamare lo stesso motivo degli altri pannelli. Vado avanti a fare il pezzettino finché non arrivo al marcapunti. Ci vediamo lì e vediamo come chiudere. Sono arrivata allo spazio prima del marcapunti, vado a fare 2 catenelle, entro dove c'è il marcapunti, che adesso tolgo perché mi dà fastidio, vado a fare un punto basso. Dopodiché qui faremo una sola catenella, perché il punto del collo è il punto che viene più sollecitato, quindi lo stringiamo un pochino, lo irrigidiamo un pochino se vogliamo, e vado a prendere l'archetto corrispondente e faccio il mio punto basso, catenella di sicurezza, taglio il filo. Se vedete, qui vedete il nodino è un po' antiestetico, nessun problema. Prendiamo il nostro ago, il nostro filo e lo facciamo passare dietro, dentro il punto basso, lo tiriamo giù bene e non si vede più niente. Ovviamente poi dovremo nascondere la codina. Vado a fare anche l'altra parte, ci vediamo dopo. Una volta uniti i 2 pannelli devo andare a ricavare quello che è il trap delle maniche. Ho prima di tutto calcolato la metà esatta del pannello, quindi ho ripiegato in 2 e ho messo il marcapunti e ho controllato lo stesso numero di punti da una parte e dall'altra. Dopodiché sono andata a marcarmi circa 18 cm e mezzo per parte.
sia da un lato che dall'altro. Ora volteremo il nostro lavoro dal rovescio, quindi dovremo avere il diritto all'interno della piegatura e andremo a cucire. Potete scegliere se cucire col lago o cucire con l'uncinetto, ma siccome oggi fa molto caldo e mi sento pigra, vado a cucire con l'uncinetto. Prendo il filo bianco. Entro direttamente dallo scalfo manica, quindi da dove ho i marcapunti. Entro tranquillamente prendendo tutti e due gli archetti, vedete? Tanto il pezzo è talmente tanto piccolo che non si vedrà praticamente nulla. E faccio un punto basso, dopodiché entro nel punto successivo, sia nell'embo che ho davanti che nell'embo che ho dietro, e faccio un punto basso. Vado a chiudere a punti bassi praticamente. Porto dietro la codina, che qui già ne abbiamo tante. Cerchiamo di limitare i danni. Qui ho l'archetto, proprio entro nell'archetto da tutte e due le parti. Prendo il mio punto dal davanti e il mio punto dal pannello che ho dietro e faccio punto basso. Entro nel punto, entro in quello dietro e faccio il punto basso. Qui ho l'archetto, entro, prendo tranquillamente tutte e due le catenelle e faccio il mio punto basso. Punto, pannello davanti, punto, pannello dietro, punto basso, punto. Pannello davanti, punto dietro, punto basso, e vado a terminare il fianco in questa maniera. Quando avremo finito faremo il nodino di sicurezza, taglieremo il filo e andremo a realizzare anche l'altro fianco. Ci vediamo quando li ho realizzati tutti e due. Ho chiuso entrambi i fianchi, uno l'ho finito e ho tagliato il filo. Il secondo invece ho terminato di fare la chiusura, ma non taglio il filo perché proseguirò a ripassare il bordo a punti bassi. Quindi faccio una catenella che non conto come punto, è quella che mi consente di spostarmi senza far tirare il lavoro. Dopodiché vado a fare 2 punti bassi dove ho il punto alto. Nel frattempo mi porto dietro i fili. Qui ho il punto basso, entro e faccio un punto basso. Qui trovo il punto alto, vado a fare 2 punti. Entro al centro dei punti, in questo modo l'attaccatura sarà un pochino più discreta. Qui ho un nuovo punto alto e farò 2 punti bassi. Qui ho un punto basso e faccio un solo punto basso. Qui ho un punto alto e faccio 2 punti bassi. Ora ho portato dietro 2 fili e mi ritrovo col terzo. Lascio indietro i 2 fili che poi taglierò e porto avanti gli altri. E vado avanti a coprire di punti bassi tutto il giro. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Sono arrivata a fine giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché andrò a fare un giro di punti alti con delle diminuzioni. Quindi faccio 2 catenelle che andranno in sostituzione al mio primo punto alto. Dopodiché vado a fare un punto e una diminuzione. Per diminuzione intendo 2 punti alti chiusi insieme. Quindi faccio un punto e una diminuzione. Voi dovrete un po' valutare in base
alla misura che avete ottenuto. Probabilmente avrete bisogno di fare 2 punti, una diminuzione, 3 punti, una diminuzione. Dovete un po' navigare a vista, calcolando che le diminuzioni non si vedono al primo giro. Vado a fare il giro di punti alti facendo un punto e una diminuzione. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Ho terminato il mio giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla seconda catenella partendo dal basso delle 2 che sostituiscono il mio primo punto alto. Dopodiché andrò prima di tutto a dare una rapida contata ai punti perché devono essere pari. Se voi non li avete pari o fate una diminuzione in più o fate una diminuzione in meno, l'importante è che il risultato dei punti sia pari. Ok, detto questo, entro nel primo punto utile, quello dove ho chiuso, entro direttamente, mi sposto lateralmente le 2 catenelle, faccio il giro e faccio un punto basso più una catenella. Questo sarà il mio primo punto alto a rilievo. Dopodiché vado a fare il mio primo punto alto a rilievo davanti, dopodiché vado a fare un punto alto a rilievo dietro, ma ho la diminuzione, non importa, prendo tutta la diminuzione e vado a farmi il mio punto a rilievo dietro. Dopodiché mi sposto, faccio il mio punto a rilievo davanti, mi sposto, qui ho l'aumento, faccio il punto a rilievo dietro. Significa che entro da dietro, passo davanti, giro intorno alla diminuzione e faccio il mio punto a rilievo dietro. Quello davanti, entro da parte della barretta, giro, entro da davanti, giro intorno alla barretta, esco da davanti e faccio il mio punto alto. Andremo a lavorare a punti alternati, un punto a rilievo davanti e un punto a rilievo dietro. Vado avanti a completare il giro in questa maniera, ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho finito il giro, come vedete ho iniziato con un punto a rilievo davanti e ho finito con un punto a rilievo dietro. Vado a chiudere con un punto bassissimo, dopodiché riprendo e lavoro i punti così come li ho trovati, quindi parto con un punto basso a rilievo davanti più una catenella, dopodiché ho il punto a rilievo dietro, vado a fare il punto a rilievo dietro, poi trovo il punto a rilievo davanti, vado a fare il punto a rilievo davanti, dopo ci sarà il punto a rilievo dietro, vado a fare il punto a rilievo dietro, punto a rilievo davanti, qui sotto il punto a rilievo dietro, vado a fare il punto a rilievo dietro e vado avanti a lavorare, così dovrò ottenere una fascia di circa una decina di centimetri. Quindi vado a lavorare in tondo i punti così come li trovo per una decina di centimetri. Adesso non so quanti giri saranno, ma sicuramente almeno 10. Ci vediamo quando ho concluso il mio bordo. Alla fine mi sono fermata a 8 centimetri perché mi sono accorta che per me il bordo va bene così. In tutto ho lavorato 10 giri, escluso il giro delle diminuzioni. Ho chiuso il mio lavoro con un punto bassissimo, vado a tagliare il filo, vado a nascondere l'ennesima codina tra i punti ed ecco la nostra maglia terminata. Adesso vi do un po' di numeri. La maglia è lunga 50 cm,
e larga dalla parte non arricciata 55, mentre il bordo è 42. È una maglia a fianco alto, quindi si appoggerà sulle anche. Per quel che riguarda la taglia, è una taglia che dalla S alla L va sempre bene. Quello che fa testo è questa fascia qua sotto. Per quel che riguarda il consumo, ho usato 80 grammi di filato sfumato, 130 grammi di filato corallo e 150 grammi di filato panna. La maglia in tutto pesa 350 grammi. E per oggi è tutto, ciao al prossimo tutorial.